Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la gestione dei gruppi utente, nonché la modifica e la cancellazione dei record. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a impostare il form per la definizione dei nuovi utenti. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, sezione permessi utente, e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo nuovo utente, identificativo nuovo utente, e come descrizione pagina dedicata alla definizione di un nuovo utente per l'area privata del nostro CMS, nome file contenuto principale nuovo utente.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario non ne specifichiamo perché in realtà andremo a creare poi la pagina dove visualizzeremo l'elenco dei nostri utenti e quindi non inseriremo un contenuto secondario, e salviamo la nostra pagina. Poi come sempre rientriamo e modifichiamo il redirect a se stesso. Lo so che vi ho promesso che avremmo modificato anche questa parte aggiungendo il flag, però ancora non l'ho definita. Quindi salviamo le modifiche. Quindi ci spostiamo in utenti e permessi e non abbiamo specificato il menu secondario. Quindi backend amministra pagine e modifichiamo visibilità menu secondario e posizione voce 2. Quindi dicevamo utenti permessi, quindi nuovo utente, e quindi qua vedremo di strutturare il form per la definizione dei nuovi utenti. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e apriamo il file appena creato. Come primo campo inseriamo il nome, quindi nome utente, che lo vogliamo obbligatorio, e inseriremo una input type text name nome utente, value il solito recupero delle variabili, quindi dollarino nome utente, poi gli diciamo size 70. E per il momento la parte della descrizione, quindi del nostro box informazioni, lo lasciamo perché ci servirà per alcuni campi del nostro form. Quindi abbiamo inserito il nome utente, poi specifichiamo all'interno dello stesso HR anche il cognome, quindi cognome, anch'esso obbligatorio. E quindi qua già possiamo cancellare la descrizione e quindi qua sarà cognome utente, size 70, perfetto. Poi aggiungiamo un nuovo campo e quindi qua cancelliamo come sempre la descrizione col box informazioni perché non ci serve. Il nuovo campo ci permetterà di inserire l'username, anch'esso obbligatorio, quindi qua username, poi definiamo altri due campi per la password e la conferma della password, quindi qua ci andrà password, campo obbligatorio, la descrizione la lasciamo, quindi input type password, name password, size 70, qua la chiamiamo descrizione password, quindi password descrizione, e gli diciamo
quindi descrizione password, gli diciamo specificare una password minimo 8 caratteri, tra cui una lettera maiuscola, almeno un numero e un carattere speciale. E tra le tonde li specifichiamo, per esempio la chiocciola, due punti, virgola, punto e virgola, l'asterisco, il punto di domanda, il cancelletto, aperta e chiusa graffa, la virgoletta, non mi ricordo come si chiama, e poi cosa abbiamo messo? Virgola, punto e virgola, due punti, cancelletto, chiocciola, aperta e chiusa quadra, poi cosa li possiamo mettere? Il dollaro, il percento, l'end, lo slash e basta pure per il momento. Perfetto. Quindi all'on mouse over show desk, qua ci va password desk, quindi l'id a cui associare il box informazioni, e come secondo campo ci stampiamo la nostra variabile, quindi descrizione password. Perfetto. Poi per quanto riguarda invece la conferma, in realtà la mettiamo uguale, quindi anche qua ci inseriremo il box informazioni, e quindi qua sarà conferma password, quindi password conferma, quindi name password C, descrizione password C, quindi id password conferma e descrizione password conferma. Perfetto. Salviamo per vedere se stiamo procedendo nel modo corretto. Perfetto, vediamo se stanno funzionando i box non stanno funzionando perché non è che sono da invertire, non me lo ricordo. Mettiamo qua la descrizione e qua l'id. Sì, era da invertire la chiamata, cioè il passaggio dei dati, dei valori all'interno della nostra funzione. Però visto che ci siamo, qua gli mettiamo un bel BR, così la parte dove specifica i caratteri da inserire obbligatori come caratteri speciali va a capo. Oh, perfetto. Quindi anche in conferma password vanno invertiti i dati. Perdonatemi, ma questa parte non me la ricordavo. Eppure l'ho fatta io la funzione. Andiamo bene. Sì, perfetto. Quindi dicevamo nome utente, il cognome, l'username, la password, la conferma della password. Poi per quanto riguarda la definizione degli utenti, vorrei inserire l'indirizzo email, sempre obbligatorio, e il numero di cellulare. Quindi inseriremo altri due campi,
con un bel tr, quindi il primo sarà email, quindi indirizzo email, qua email, anzi descrizione mail, input type text ovviamente, name email, qua descrizione mail, e come descrizione per ora la lasciamo vuota, quindi on mouse over descrizione mail, e qua ci va descrizione mail. Perfetto. Poi facciamo un nuovo campo col numero di cellulare, anch'esso obbligatorio. Qua ci andrà descrizione cell, input type text, cellulare, size 70, questo sarà descrizione cell, e anch'esso la descrizione la lasciamo vuota per il momento. Quindi qua ci andrà descrizione cell e descrizione cell, quindi salviamo. Perfetto. Quindi abbiamo inserito anche l'email e il cellulare. Ora non ci resta che inserire il gruppo a cui vogliamo associare l'utente. Quindi inseriremo un nuovo rigo, qua lo chiamiamo gruppo utenti, obbligatorio, senza descrizione, e al posto ovviamente della input ci mettiamo una bella select, name gruppo, quindi aperta e chiusa, specifichiamo l'option value 0, quindi option value 0, e gli diciamo selezionare un gruppo utenti a cui associare il nuovo utente, e poi apriamo il PHP e ci selezioniamo tutti i gruppi salvati all'interno del nostro database. Quindi cell gruppi sarà uguale a select stellina from gruppi, quindi MySQL query di connessione virgola $ cell gruppi, e poi gli diciamo while row gruppi è uguale a MySQL fetch array di res gruppi, quindi per ogni gruppo che ci trova ci va a definire la option relativa, quindi option value, e qua ci stampiamo row gruppi al campo id gruppo, e all'interno dell'option ci stampiamo ovviamente row di gruppo al campo nome gruppo. Perfetto. E ad ogni ciclo while gli diciamo
row gruppi, al campo id gruppo è uguale a $gruppo, quindi alla variabile che nel caso recuperiamo e salviamo in sessione in caso di errore. Allora definiamo $sell g, quindi questa variabile, a selected altrimenti la lasceremo vuota. Perfetto, e quindi all'interno del nostro option ci stampiamo la nostra variabile. Quindi salviamo, premiamo F5, quindi è stata inserita correttamente la nostra select. Forse qua magari ci conviene accorciare un attimino la dicitura da visualizzare nell'option value a 0, quindi selezionare un gruppo utenti per il nuovo utente, quindi selezionare un gruppo, va bene, per il nuovo utente. Perfetto, quindi è inserito correttamente amministratore. Ora vediamo di dare la descrizione anche per i due box. Stiamo chiedendo l'indirizzo email e il cellulare perché l'idea è, in fase di definizione dei nuovi utenti, e non solo, poi lo faremo anche in fase di registrazione, inoltreremo all'utente che stiamo definendo un token suddiviso in due parti, quindi una stringa come verifica e inoltreremo una parte di questo token per email con tutte le indicazioni, ovviamente sarà la prima o la seconda parte, insomma come inserirle, e l'altra parte invece la inoltreremo per messaggio cellulare, quindi tramite SMS. E quindi qualora sia il primo login che dovrà effettuare l'utente, verrà anche richiesta l'immissione dei codici di verifica ricevuti per SMS e per email. Quindi come descrizione qua li aggiungiamo email da specificare in fase di registrazione nuovo utente per inoltrare la prima parte di codice per completare la registrazione. Perfetto, e poi lo stesso facciamo con la descrizione per il cellulare, quindi numero cellulare da specificare in fase di registrazione nuovo utente per inoltrare la seconda parte di codice per completare la registrazione. Perfetto, quindi in fase di definizione di nuovi utenti, sia per quanto riguarda la parte pubblica del nostro sito, quindi in registrati, che per quanto riguarda l'area privata, verranno inoltrati questi mail con questo SMS con la parte di codice che poi servirà per completare la registrazione. Bene, quindi inseriamo il pulsante per l'inserimento di dati e quindi ci spostiamo in backend amministrazioni permessi utente e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form nuovo utente, descrizione form inserimento nuovo utente
area privata e poi definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo inserisci utente. Descrizione: permette di inserire i dati di un nuovo utente per l'area privata del nostro CMS. Azione pulsante form nuovo utente, funzione da richiamare inserisci utente, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta e pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo a nuovo utente. Perfetto, quindi ci spostiamo in utenti permessi, nuovo utente, includiamo il pulsante per l'inserimento dei dati e quindi qua ci andrà form nuovo utente. Perfetto, salviamo. C'è stato inserito correttamente il nostro pulsante, bene. Quindi apriamo il file appena creato, la nostra funzione. E per prima cosa vediamo di recuperare tutti i dati. Quindi pagina return dobbiamo definirla come sempre anche nel nostro form. Quindi stampiamo l'id pagina. Perfetto. Poi come primo dato riceviamo il nome utente. Quindi nome utente sarà uguale a post nome utente, e se nome utente è uguale a stringa vuota, errore specificare il nome utente. Poi riceviamo il cognome utente, anch'esso obbligatorio. E quindi se cognome utente è uguale a stringa vuota, errore specificare il cognome utente. Poi riceviamo la username, che sarà uguale a post username, e controlliamo che sia stata specificata ovviamente. Quindi else if username è uguale a stringa vuota, errore specificare un username per il nuovo utente. Poi recuperiamo la password, quindi post password. E per quanto riguarda la password dovremmo verificare un bel po' di cose. Innanzitutto che sia settata, poi che almeno uno dei caratteri della password sia un carattere maiuscolo, che abbia almeno un numero al suo interno. Gli aggiungiamo anche che abbia una lettera minuscola e poi per finire un carattere speciale, quindi uno tra quelli che abbiamo specificato nel box informazioni. E per fare questo vedremo di fare una funzione, quindi definiremo questa funzione che la chiamiamo check password, che prenderà in ingresso la nostra password. Anzi, la rinominiamo in pass per non generare errori con la variabile che abbiamo definito qua.
E per prima cosa all'interno della nostra funzione vediamo di definire un array, quindi array, lo chiamiamo maiuscole, e al suo interno, quindi all'interno dell'array, definiamo tutte le lettere maiuscole del nostro alfabeto, quindi A, B, poi F, G, H, I, poi K, veramente c'è J, K, L, M, NO, poi P, Q, quindi T, U, V, X, W, Y e Z. Bene, quindi scorreremo questo array e verificheremo che almeno una di queste lettere maiuscole sia presente all'interno della stringa password ricevuta in ingresso, altrimenti ci setti l'errore dove ci specifichi che una lettera non è stata specificata a maiuscola, quindi almeno una lettera. E quindi faremo un for each che scorrerà ovviamente array maiuscole, as id $val, e gli diciamo if utilizziamo per recuperare la corrispondenza della lettera all'interno della stringa, utilizziamo la funzione php che si chiama strpos, quindi restituirà la posizione dell'occorrenza, quindi della nostra lettera dell'array all'interno della stringa che stiamo controllando, e lì passiamo ovviamente la nostra password, virgola, e val, quindi la lettera da controllare, e gli diciamo che se il risultato di strpos è diverso da false, chiusa tonda, aperta grafa, gli diciamo return true, altrimenti gli diciamo return errore, che sarà uguale al messaggio che vogliamo visualizzare, quindi errore, inserire almeno un carattere maiuscolo per la nuova password. Perfetto. E poi richiamiamo la nostra funzione, quindi check password, gli passiamo la password passata tramite il form, quindi la variabile password, e stampiamo con un echo il risultato della nostra funzione. Quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta, ovviamente ci sta dicendo di specificare un nome utente perché abbiamo impostato prima questi controlli,
Inoltriamo la nostra richiesta e come vedete qua la nostra funzione ci dice errore, inserire almeno un carattere maiuscolo per la nuova password. La password in realtà era vuota. Ora specifichiamo una lettera minuscola, come vedete ci dà sempre errore. Specifichiamo una lettera maiuscola e come vedete la funzione ci restituisce 1, quindi true. Bene, ora dobbiamo controllare che almeno un carattere della nostra password sia una lettera minuscola. Quindi definiremo un nuovo array, array minuscole, e cambiamo tutte le nostre lettere, quindi bene. Ora prima di procedere commentiamo i controlli sul nome, cognome e username in modo da non dover compilare questi dati ogni volta, e in nuovo utente, quindi nel nostro form, trasformiamo il type password in text provvisoriamente in modo da vedere in chiaro la nostra password. Ora se noi volessimo effettuare ulteriori controlli sulla nostra password, quindi in questo caso per verificare se almeno sia stata specificata una lettera minuscola, dovremmo ovviamente rieseguire il for each sull'array minuscole. Però ovviamente prima viene effettuato il for each sulle lettere maiuscole e col return in realtà noi stiamo praticamente uscendo dalla funzione, quindi non verranno effettuate altre istruzioni all'interno della nostra funzione. Quindi in realtà dovremo associare, in caso di esito positivo, a una variabile che la chiamiamo error, lo stato come ok, per esempio, e in caso invece di errore il relativo errore, e poi fare un return unico nella nostra funzione. Quindi salviamo e proviamo a vedere se sta funzionando. Quindi inoltriamo una lettera maiuscola e come vedete, nonostante io abbia inserito come quarto carattere una lettera maiuscola, in realtà ci restituisce errore inserire almeno un carattere maiuscolo per la nuova password. Questo perché ovviamente il ciclo for each verrà effettuato per ogni lettera del nostro array maiuscole e ovviamente la variabile cambierà il suo valore, quindi prima sarà ok appena trova la corrispondenza e poi invece gli viene associato il valore relativo all'errore. E quindi all'interno dell'else gli diciamo ulteriormente che l'errore lo deve settare innanzitutto se, quindi if count di array maiuscole è uguale a $id più 1. Utilizziamo il più 1 perché ovviamente l'id del nostro array partirà da 0 e quindi partirà da 0 e arriverà a 25
perché i caratteri sono 26, ma il count ovviamente del nostro array è uguale a 26, quindi gli stiamo dicendo che se 26 è uguale a 26, quindi è l'ultima occorrenza che sta considerando, e li aggiungiamo, quindi end error è diverso da ok, quindi non ha trovato un carattere maiuscolo, allora lui va a impostare la variabile error con l'errore di riferimento. Perfetto, quindi salviamo, simuliamo lo stesso inserimento, quindi 3 lettere minuscole e una maiuscola, inseriamo il nostro utente e come vedete ora non ci dà più errore sulla lettera maiuscola non specificata, ma ci dà ok, quindi è andato a buon fine quel controllo. Perfetto, ora dobbiamo eseguire lo stesso controllo per quanto riguarda le lettere minuscole e quindi gli diremo for each array minuscole as id frecetta val, e quindi se trova la corrispondenza setta a ok, altrimenti ci dà errore inserire almeno un carattere minuscolo per la nuova password. Perfetto, salviamo, premiamo F5, inoltriamo la password vuota e come vedete passa direttamente all'ultimo controllo, quindi errore inserire almeno un carattere minuscolo per la nuova password. Questo perché questo for each viene eseguito subito dopo il primo e ovviamente va a sovrascrivere error, ma in realtà noi vogliamo che questo ciclo for venga eseguito se ovviamente il primo ha dato esito positivo, e quindi qua gli diremo if $error è uguale a ok, quindi non ha riscontrato errori, allora faccio anche il controllo sul minuscolo. Salviamo, premiamo F5 e come vedete l'errore è passato da minuscolo a maiuscolo. Ora inseriamo 3 lettere maiuscole e ci dà ok, questo perché ovviamente una volta che entriamo all'interno del secondo if dobbiamo resettare la nostra variabile e impostarla, quindi error uguale a stringa vuota, quindi li cancelliamo lo stato da ok in modo che lui poi nel caso lo possa settare nuovamente ok oppure assegnargli il nuovo errore. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora l'errore lo considera sulle lettere minuscole perché noi abbiamo passato solo lettere maiuscole. Bene, ora come ultimo controllo dobbiamo definire l'array con i caratteri speciali e verificare anche quelli. Quindi array, lo chiamiamo special, anzi array caratteri, e definiamo quindi tutti i caratteri. Abbiamo detto li ricopiamo da qua, veramente da nuovo utente, quindi aperta tonda chiocciola 2 punti virgola, insomma ne abbiamo messo un paio, poi ovviamente si può sempre migliorare, quindi aperta tonda, poi chiocciola 2 punti virgola punto e virgola asterisco punto e virgola asterisco punto di domanda cancelletto aperta graffa chiusa graffa poi c'è il
dollaro il percento, la end commerciale, lo slash e chiusa tonda. Perfetto, quindi abbiamo definito anche l'array per quanto riguarda i caratteri speciali, e qua cancelliamo ovviamente i caratteri che abbiamo inserito per copiarli e rieseguiamo i nostri controlli, quindi su array caratteri. Quindi qua ci andrà array caratteri, e quindi qualora riscontrasse l'errore, ovviamente errore inserire almeno un carattere speciale per la nuova password. Perfetto, quindi salviamo, inoltriamo nuovamente la richiesta, gli passiamo una lettera minuscola e una maiuscola, inoltriamo la richiesta e come vedete ora ci dà errore inserire almeno un carattere speciale per la nuova password. Ora mettiamo un carattere minuscolo, uno maiuscolo e la chiocciola, inoltriamo nuovamente la richiesta, ovviamente la nostra funzione ci restituisce stato ok. Perfetto, quindi abbiamo definito la nostra funzione e quindi alla fine della nostra funzione gli diremo if error è uguale a ok, quindi non ha riscontrato nessun errore, gli diremo return true, altrimenti return error. Perfetto, quindi definiamo un nuovo file, al suo interno ci inseriamo la nostra funzione per il check password, e lo salviamo all'interno della cartella include come funzioni.php, e quindi all'interno del file action richiameremo anche la funzione, ossia il file function.php. Perfetto, salviamo e nella nostra, anzi funzioni, non function, funzioni.php, e quindi all'interno del nostro file faremo il controllo prima sul nome utente, poi sul cognome, poi username, poi dobbiamo controllare else if strlen. Questa funzione va a contare la stringa e gli passiamo la nostra password, perché abbiamo detto che la nostra password deve avere un minimo di 8 caratteri. Quindi specificare una password minimo 8 caratteri, tra cui una lettera maiuscola, almeno un numero. Ah, non abbiamo controllato, ragazzi, i numeri. Non abbiamo controllato i numeri, quindi dobbiamo aggiungere anche i numeri. Quindi vabbè, ormai facciamo la lunghezza, abbiamo detto, è minore di 8 caratteri. Allora ci dica errore, specificare una password con lunghezza minima di 8 caratteri. Perfetto, quindi salviamo, testiamo che ci conti almeno i caratteri. Specificare una password con una lunghezza almeno di 8 caratteri, perfetto. Poi richiamiamo la nostra funzione e definiamo anche array numeri,
quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e basta. Perfetto. E prima controlliamo maiuscole, minuscole, poi i numeri, quindi qua ci andrà a re i numeri, errore inserire almeno un numero per la nuova password. Perfetto, quindi commentiamo nuovamente i controlli e verifichiamo che ci consideri prima il numero e poi il carattere speciale. Quindi, ricapitolando, inserire un carattere maiuscolo, perfetto, li passiamo a maiuscola. Inserire almeno un carattere minuscolo, perfetto, quindi AA. Inserire almeno un numero per la nuova password, quindi AA1. Inserire almeno un carattere speciale per la nuova password, perfetto, quindi ci siamo. Quindi ripristiniamo i nostri controlli e li diciamo ulteriormente: else if check password è diverso da 1, quindi da true, allora errore sarà uguale a check password di password, quindi l'errore restituito dalla nostra funzione. Perfetto. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione, completeremo i controlli sui campi postati e inseriremo i dati all'interno del nostro database.